Padre nostro piccolo piccolo, scenda a cielo con nostro piccolo, penda paloma, che a cielo scendì. E invece la portasse una pianta raurica, tu la posaste, invece che la via, tutto partorisce, e la Vergine Maria. Adesso ripeto questa piccola preghiera. Padre nostro piccolo piccolo, scena a cielo con striccolo, penta palomma, che a cielo scennista, bizza la portasse una fronera oliva. A tu la posaste, mise che la via, a tu partoriva la Vergine Maria. Questa piccola preghiera mi ha molto intrigato perché ha delle caratteristiche a mio avviso straordinarie per la qualità proprio artistica, stilistica della preghiera. E questo mi ha intrigato perché la cultura popolare, che è sempre sentita in generale come cultura minore, in questa poesia invece io ravviso una qualità effettivamente molto molto alta. Incominciamo a leggerla e inizia con Pater nostro piccolo piccolo, con la prima frase, in cui la prima parola detta è il pater. Pater in una poesia dialettale si nota subito che è una parola latina, che il latino è la lingua ufficiale della Chiesa ed è anche il pater del Pater Nostro, ma è soltanto preso come riferimento perché un attimo dopo si dice nostro piccolo piccolo, un attimo dopo tutta la poesia viene detta in dialetto. Per cui c'è questa sintesi, diciamo, tra la cultura ufficiale della Chiesa e la cultura del linguaggio popolare. Poi scende a cielo con uno striccolo, scende dal cielo con uno schizzo d'acqua. E Gesù bambino, che è Padre nostro piccolo piccolo, scende dal cielo con uno schizzo d'acqua. La frase successiva è penta palomma, che a cielo scendista. Penta palomma è un altro soggetto che in realtà è il soggetto, lo Spirito Santo, secondo l'ufficialità della Chiesa, ma qui è detto penta palomma, in cui penta è il tacchino, un animale da cortile, un animale proprio per questo un animale popolare che diventa una sola cosa con la colomba, la palomma. Per cui c'è un'altra sintesi tra queste due culture, la cultura ufficiale della Chiesa e la cultura popolare. Poi Bizzo la portasse una fronda d'oliva, nel becco portasti una fronda d'olivo. Nella registrazione si dice una pianta d'olivo, ma è uguale, insomma, in altre testimonianze di questa piccola preghiera si dice sarebbe una fronda d'olivo. E la fronda d'olivo rappresenta il simbolo della pace nel mondo, la speranza di salvezza. Per cui addola posasta. Qui entra un altro soggetto che è un soggetto che dice questa cosa così immediata, addola posasta. Dove posasse questa fronda d'olivo? Sullo Spirito Santo. Perché questa domanda così immediata, così veemente, diciamo, così veloce, così rapida? Perché è l'umanità che vuole chiedere, vuole sapere in modo assoluto dove viene posata questa fronda d'olivo. E la risposta è: mise che la via dove partoriva la Vergine Maria. Mise che la via. Mise che la via non è semplicemente un posto, indicato un posto. E nel linguaggio popolare, quando si dice misa via, significa che una persona ha perso tutto, ha perso la famiglia, ha perso le cose,
e vive alle intemperie. E questo avvicina molto l'esperienza, si dice per qui, dell'esperienza della Madonna che partoriva in mezzo alla strada. E questo partorire in mezzo alla strada avvicina molto, diciamo, il senso del vissuto popolare. Questa un'altra cosa molto interessante di questa poesia è la musicalità. Se notiamo la prima frase, Padre nostro piccolo piccolo, scena cielo con striccolo, la seconda frase è quasi identica tra piccolo e striccolo. Nelle altre frasi c'è Scennist che richiama Bizzola Purtasto, Scennist e Purtasto, ma Purtasto viene ancora legata alla frase successiva dove si chiede a dove la posasto. Purtasto e posasto è quasi identica la parola. Poi c'è la fronera oliva, dos partoriva, Oliva e Partoriva, che è un'altra associazione abbastanza musicale. Poi mi sa che la via, la Vergine Maria, la via e Maria. Ma c'è anche a inizio di frase a do la posasti e a do partoriva, dove c'è un'altra associazione che musicalmente è interessante. Per cui ci sono la musicalità viene distribuita, diciamo così, non soltanto a fine di frase, ma anche all'inizio e anche al centro della frase. Per cui rende questo modo di far sentire la musicalità porta a una maggiore dinamica, a una maggiore partecipazione a questo evento. E questo riguarda la musicalità. Poi un'altra cosa molto interessante sono i verbi. Il primo verbo è scenna cielo con lo striccolo, scenna, e tutti gli altri verbi sono al passato. Soltanto questo primo verbo è al presente, scenna. Il tempo presente è il tempo del sacro. Il tempo del sacro del rito sacro, il tempo del sacro è sempre presente, perché ogni volta che si realizza il rito, si realizza la storia, anche se è una storia passata, che sono passati 2000 anni, si sta realizzando in questo momento l'evento. L'evento qui è l'evento della nascita del Cristo, no? Ma anche nella morte del Cristo, quando muore, tutti sentono che è in quel momento che sta avvenendo, per cui è sempre presente. Il tempo del sacro, in qualsiasi sfaccettatura del sacro, è sempre il tempo presente. E però in tutto il resto della poesia si arriva subito al tempo passato, perché scennista, portasta, posaste e partoriva sono tutti tempi passati. Per cui qui c'è un'altra sintesi tra il tempo sacro della ufficialità del rito, della Chiesa, e il tempo del racconto popolare che è al passato, dove queste due cose, anche se non sembra, ma sono, si legano. Poi questi verbi hanno anche tutta un movimento transitivo, un momento di azione. Sono tutti verbi di movimento. Scende, scennist, portast, posast, partoriva.
sono tutti verbi di movimento, c'è anche Adula Pusasta che è un tempo anche di movimento, anche se crea un momento di sospensione. Mentre tutto avviene, c'è questa domanda che dà un momento di sospensione, ma è anche comunque un verbo di movimento. Fino a Mesa che la via Duso partoriva, l'ultimo verbo, che è anche questo un verbo di movimento, voglio dire, ma è un tempo di un movimento intimo, un movimento circolare che avviene in se stesso, avviene nel corpo di Maria. E questa azione che si conclude nel partorire, nel corpo di Maria, è come se tutta la poesia andasse a toccare quasi il corpo, a sentire il corpo che partorisce, per sentire il sacro quanto più vicino possibile, che è come dire ci sentiamo tutti figli di Maria.